Rieccoci con un nuovo video. Come vedete, quest'oggi utilizzerò i Pagan Tarot e quest'oggi mi riferirò con questa stesa appunto a tutti gli uomini che hanno una storia clandestina con un'altra donna, pur essendo impegnati, quindi sposati, comunque conviventi, fidanzati. Comunque voi avete una storia ufficiale, ma vi siete innamorati di un'altra donna o comunque provate un sentimento importante, una forte attrazione, insomma avete un legame con un'altra donna che non è la vostra compagna ufficiale. Quindi, specialmente in questo periodo estivo e di vacanza, per cui voi state trascorrendo appunto le vostre vacanze con la vostra compagna ufficiale, ovviamente vi state chiedendo: ma lei, cioè l'altra, mi aspetterà? Sarà ancora disponibile a riaccogliermi nonostante questo obbligato periodo di allontanamento? Cosa prova lei per me? Cosa pensa lei di me? Come vive questa nostra storia così altalenante, fatta di momenti di allontanamento, di momenti bui? Come procederà il rapporto tra me e questa ragazza? E che cosa consigliano gli arcani in riferimento a questa storia? Quindi ovviamente il focus della domanda è chiaramente l'altra donna, quindi non la vostra compagna ufficiale. Allora, andiamolo a chiedere a questo mazzo meraviglioso, i Pagan Tarot, che hanno appunto un taglio assolutamente, prettamente femminile, e cerchiamo dunque di capire questa donna che vi ha fatto perdere la testa e che non è la vostra compagna ufficiale, come sta vivendo questo momento o comunque come vive questa storia con voi, pro e contro della situazione, cosa dovreste fare e come, diciamo, procederà il rapporto tra voi e questa ragazza. Allora, ok, perfetto. Allora, ecco. Allora, partiamo dalla prima posizione, ossia il presente, cioè come questa ragazza vive il presente della storia, della situazione con voi. In questo momento c'è l'imperatore. Allora, in questo momento è una donna assolutamente proiettata, direi, nei vostri confronti. Quindi è una donna che sta agendo in maniera molto coraggiosa, molto forte, è un'energia, quella dell'imperatore, obiettivamente molto potente. È una donna che sta cercando in qualche modo di comunque continuare ad avere fede e fiducia nel vostro rapporto. Vi vede come appunto il suo imperatore, quindi come l'uomo ufficiale da avere al proprio fianco. Quindi in realtà questa è una donna che vi pensa ancora a tutti gli effetti. Voi siete appunto, direi, diciamo, l'obiettivo di questa donna, nel senso che ovviamente nel caso in cui voi decidiate di chiudere con la compagna ufficiale per in qualche modo mettervi direttamente, ufficialmente e definitivamente con lei, non vi direbbe di no, perché vi ripeto, qui c'è la carta dell'imperatore, che è un'energia, vi ripeto, molto potente anche da un punto di vista fisico, cioè una donna che comunque vi desidera, ecco perché comunque continua a permanere nel ricordo di voi, nel pensiero di voi,
Cioè voi ci siete in tutto e per tutto e voi piacete in tutto e per tutto a questa donna. Quindi dal suo punto di vista, ovviamente voi avete tutte le caratteristiche che deve avere il suo uomo ideale, l'uomo che deve starle al fianco, il suo imperatore, ok? Quindi il suo uomo ufficiale. È chiaro che l'imperatore rappresenta anche un po' di gelosia, quel senso di possessività, che però, ragazzi, mi sembra normale, anche perché in questo caso siete voi ad essere impegnati, quindi ci sta che comunque sia comunque gelosa, che possa provare comunque un senso di possessività. Voi fate parte della sua quotidianità, quindi evidentemente o il vostro rapporto dura da tanto tempo, oppure effettivamente questa donna è molto presa da voi, perché vi vede già come parte della sua stabilità, appunto della sua quotidianità. L'imperatore è una carta di grado 4 che rappresenta appunto le 4 mura di casa, le 4 gambe del tavolo, quindi tutto ciò che è stabile, tutto ciò che comunque deve permanere. Quindi è una persona che in realtà non vivrebbe definitivamente lontano da voi. Cioè questa persona ha sempre la speranza, e direi, vi ripeto, anche un po' la certezza che comunque il vostro legame sia inscindibile, perché comunque l'imperatore è una figura forte, è una figura che comunque tende a proteggere le persone che ha al proprio fianco, quindi tende comunque ad essere una guida e quindi anche una presenza importante, per cui è questo che voi siete anche per lei, quell'elemento fondamentale della sua giornata, della sua quotidianità, che la guida anche in determinate progettualità, in determinati pensieri. Quindi siete comunque un elemento importante della sua vita, molto importante. E vi vede, vi ripeto, come un imperatore, quindi come addirittura un possibile padre dei propri figli. Quindi per il momento diciamo che nel presente siete una presenza stabile nella sua vita e nel suo cuore, nella sua testa. È una persona che non si allontanerebbe, almeno nel presente, da voi, o comunque non ci ha mai pensato, perché comunque, vi ripeto, siete un pensiero importante nell'ambito proprio della sua vita quotidiana, quindi vi vede come un punto di riferimento, per cui assolutamente non potrebbe mai in qualche modo smettere di volervi al suo fianco, assolutamente. Anche nel caso in cui anche lei possa essere impegnata, perché chiaramente io non ho volutamente specificato il fatto che anche lei possa o meno essere impegnata. Nel caso in cui comunque lei lo sia, vi posso assicurare che l'elemento principale, base nel suo cuore, nel suo mondo, diciamo, ideale, fantastico, siete voi. Un mondo ideale fantastico che chiaramente però lei vorrebbe concretizzare, perché l'imperatore rappresenta non il potere spirituale del Papa, ma il potere temporale appunto dell'imperatore, quindi tutto ciò che è concreto. Quindi in realtà vorrebbe concretizzare questi suoi desideri. Ok? Quindi lei si sente già vostra e voi siete suo. Quindi vi ripeto, un pizzico comunque di possessività e di gelosia in questo caso ovviamente ci sta. Ma credo che anche voi lo siate comunque, perché la figura dell'imperatore generalmente non è un uomo particolarmente liberale, quindi evidentemente comunque, anche perché se siete in questa stesa evidentemente volete comunque sapere, no? Se lei possa eventualmente avere qualcun altro che le ronza attorno, quindi è chiaro che anche da parte vostra comunque c'è della gelosia. Cioè in realtà vi sentite appartenere, nonostante chiaramente voi siate una persona impegnata ufficialmente. Allora, vediamo un po' i pro della situazione. Allora, qui abbiamo la papessa, lei, ok? Quindi è ovviamente la consultante, quindi in questo caso il soggetto comunque anche della stesa. Allora, questa ragazza sicuramente è ovvio che vi pensa, la papessa, ha un pensiero costante, ve l'ho già detto anche con l'imperatore. È una donna anche particolarmente sensibile, direi anche quasi sensitiva, perché la papessa riesce straordinariamente a
prevedere determinati fatti, avvenimenti, emozioni che possano balenarvi nella testolina. Ossia, non so se vi è mai capitato, ma per esempio voi le volete scrivere un messaggio con un dato argomento e lo fa lei per primo, citandovi proprio quel determinato argomento. Quindi è come se in qualche modo, in quel momento, ci sia stata una sorta di appunto sincronicità tra il suo pensiero e il vostro. È una donna estremamente empatica che riesce a captare molto bene il vostro stato d'animo e le vostre intenzioni. Quindi, in realtà, è quasi come se lei sapesse che in questo momento voi state pensando a lei, che volete sapere di lei. Perché obiettivamente è una donna estremamente empatica, estremamente ricettiva nei confronti di ciò che la circonda, ed è una donna che direi ha anche una buona dose appunto di sensitività. Vi ripeto, è quasi come se lei riuscisse a prevedere i fatti e gli eventi. Questo non la rende fragile, la rende più forte, perché è una donna molto risoluta, come tipico della papessa, sa ciò che vuole e difficilmente la papessa scende a compromessi, perché la papessa guarda dentro se stessa. A volte la papessa, nei mazzi più tradizionali, può essere rappresentata come una donna con gli occhi chiusi, perché lei non ha bisogno di vedere, lei sente tutto dentro. La realtà lei la vede con i suoi occhi interiori. Quindi è una donna veramente molto attenta, ma perché percepisce prima di altri ciò che potrebbe accadere, ma anche lo stato d'animo di un'altra persona. Quindi in realtà, obiettivamente, questa donna sa che voi la state in qualche modo aspettando e che vorreste che lei vi aspetti, ma sarà così, perché comunque, vi ripeto, è una donna molto comprensiva. La papessa è anche una donna fondamentalmente molto buona, molto generosa, è una donna estremamente comprensiva, ma proprio perché sa guardare dentro, perché si rende conto che magari c'è sempre una spiegazione a determinati fatti o eventi e li sa comprendere, perché è molto intelligente. Quindi è una donna discreta. La caratteristica della papessa è il silenzio, cioè non è una donna che potrebbe mai sbandierare 420 la vostra storia. È una donna silenziosa, discreta, è una donna anche molto seria, nel senso che è una donna che dedica il suo cuore, le sue attenzioni a voi. Quindi è una donna che non si, lascia in qualche modo irretire dal primo conquistatore che arriva. È una donna obiettivamente molto intelligente, ma la sua intelligenza è soprattutto un'intelligenza di tipo percettivo, quindi non è una donna passiva, può apparire passiva, ma in realtà non lo è. In lei c'è un processo di conoscenza silente, ma c'è, ed è molto più profondo rispetto a tantissime altre persone. Quindi vi ripeto, è una donna veramente molto valida, assolutamente molto valida. Ed è una donna che prova dei sentimenti importanti, perché la papessa molto spesso è legata appunto al segno del cancro, che rappresenta l'emotività per eccellenza. Quindi è una persona che per voi prova, sì, un sentimento d'amore, anche un desiderio fisico, ve lo dicevo prima con l'imperatore, ma in realtà vede comunque in voi anche appunto un approdo, una sorta di porto sicuro per la sua fantasia, per la sua emotività, per la sua interiorità. Questa è una donna che potrebbe anche sognarvi molto spesso, o pensare a voi e sognare ad occhi aperti. Immagina dei momenti magari da vivere con voi. Quindi è una donna che però sa stare al suo posto. Vi ripeto, è una donna molto discreta, molto intelligente, sa quando deve intervenire e quando non deve intervenire. Non fa sceneggiate, è una donna tranquilla e ovviamente serena, anche se la papessa può diventare molto severa in determinate occasioni. Ma vi ripeto, non è una donna che può provocare tensioni. Assolutamente. Vediamo che cosa ha nel cuore questa donna, il giudizio. Allora, di nuovo un arcano maggiore, imperatore, papessa e giudizio. Ragazzi, accade di rado, in una stesa avere tutti
almeno inizialmente, arcani maggiori. Perché? Ovviamente perché sicuramente sono in numero minore rispetto agli arcani minori, ma anche perché hanno una valenza decisamente più importante rispetto agli arcani minori. Perché gli arcani maggiori ci parlano di un'evoluzione interiore, obbligata, karmica, su cui il soggetto può obiettivamente, diciamo, intervenire ben poco. Mentre gli arcani minori rappresentano gli eventi, i fatti, i personaggi della quotidianità. Quindi in realtà evidentemente questa stesa parte già con un piede di, diciamo, ufficialità e di cambiamento, perché evidentemente questa donna è un elemento importante per voi ed è un elemento karmico che il destino ha messo sulla vostra strada, evidentemente perché c'è un percorso vostro evolutivo che ovviamente è inerente a voi, ma in cui lei ha un ruolo importante. Quindi dicevo, qui abbiamo il giudizio. Allora, lei vorrebbe innanzitutto sentirvi, perché il giudizio rappresenta le comunicazioni. Quindi ragazzi, ha voglia di sentirvi, ricevere un vostro messaggio, una telefonata, una videochiamata, qualsiasi cosa, ma ha voglia di sentirvi, ha voglia di avere vostre notizie. E soprattutto è una donna che vorrebbe chiudere un capitolo anche della sua vita per iniziarne uno completamente nuovo con voi. È una donna pronta al cambiamento. Quindi giudizio rappresenta proprio la rinascita. Quindi qualcuno che distrugge qualcosa del passato, qualcosa di vecchio, di avvizzito, che ormai non serve più, per iniziare un qualcosa di nuovo. Quindi questa donna è pronta a cambiare pelle per voi. Quindi anche nel caso in cui questa donna sia impegnata, è pronta comunque in qualche modo, ovviamente con determinate tempistiche, perché abbiamo visto che lei è una papessa, quindi comunque è una donna molto intelligente che agisce per gradi, ma comunque una donna che ha voglia assolutamente di cominciare qualcosa di importante con voi. Quindi non è una donna assolutamente, come vi dicevo all'inizio, che ha intenzione di chiudere, assolutamente. Anzi, è una donna che vi sta aspettando e vorrebbe delle comunicazioni da parte vostra. Evidentemente perché è da tanto tempo che magari non vi vedete, non vi sentite, oppure perché obiettivamente ha proprio bisogno di voi questa donna. Quindi in realtà avrebbe bisogno di un vostro messaggio. Allora, vediamo però gli ostacoli tra voi e questa persona, o comunque gli ostacoli che obiettivamente rileva lei. Allora, il 5 di spade, certo, il tradimento, perfetto. Allora, vi dicevo che qui abbiamo una papessa, una donna molto pulita, Allora, non è una donna che ama questa condizione, cioè evidentemente proprio per imprinting caratteriale non è una donna che ama il tradimento, quindi non è una donna che ama dover dividere un uomo con un'altra donna o a sua volta essere di due uomini nel caso in cui lei sia impegnata. Quindi è sicuramente una donna che vorrebbe risolvere questa questione in modo da non dover più ingannare nessuno, perché la carta del 5 di spade è la carta dell'inganno che ferisce e umilia. Lei evidentemente prova anche dei sensi di colpa nei confronti della vostra stessa compagna ufficiale. Non so se ve lo ha mai detto, lo faccio io adesso, perché è una donna che ha una grande capacità di sentirsi parte dell'universo femminile. In lei c'è una grande solidarietà femminile e dover tradire una donna in qualche modo, tra virgolette, portandole via al compagno, per lei è un grande smacco alla propria interiorità. È come se si sentisse sporca nel fare una cosa di questo genere, per cui in qualche modo vorrebbe risolvere questa situazione per non agire, vedete, più alle spalle, per non dover più compiere azioni eticamente e moralmente deprecabili. Ecco che cosa a questa donna non piace, il tradimento in sé per sé. Molto probabilmente è sempre stata critica nei confronti di persone che hanno tradito il proprio compagno o la propria compagna ufficiale. E ovviamente trovandosi ora lei in questa situazione è come se vivesse una situazione paradossale. Io ho sempre criticato persone che facevano certe cose e ora le sto facendo io. Ma perché lei vi vuole, perché questa donna prova del sentimento molto importante per voi.
però obiettivamente lei in questo momento si sente a disagio. Il 5 di spade è la carta del conflitto, quindi si sente in un profondo conflitto, sia ovviamente interiormente, quindi vi ripeto, con se stessa, con quelli che sono i suoi principi morali ed etici, ma si sente anche in conflitto con l'ambiente attorno a sé, nel senso che molto probabilmente questa donna, per vedere voi, deve rinunciare a qualcosa o si è inimicata a qualcuno. Per esempio, il fatto che lei abbia una storia clandestina con voi potrebbe non essere ben visto dalle sue amiche e lei le ha allontanate, oppure potrebbe non essere ben visto dalla sua famiglia e lei tiene la sua famiglia a distanza, oppure nel caso in cui sia impegnata si trova anche lei a dover tradire il compagno e questo a lei non piace. Quindi vi ripeto, questa situazione tra di voi ha creato della conflittualità sia interiore ma anche all'interno del proprio entourage, dell'ambiente che la circonda. Vediamo un po' appunto il suo ambiente. Allora, l'otto di coppe. È una donna piuttosto sola però obiettivamente, perché l'otto di coppe è la carta della solitudine, dell'allontanamento. Allora, ve lo dico sin da subito, questa è una donna che ha allontanato altri pretendenti, otto di coppe, vedete le coppe rovesciate. Perché in qualche modo si è resa conto che obiettivamente tutte le altre offerte che potevano esserle state fatte non erano ciò che lei cercava. Vedete, lei ne prende una sola, quindi ovviamente lei continua a rimanere comunque legata al ricordo di voi. Questa è una donna che ha fatto delle scelte e si è allontanata, probabilmente anche ultimamente, da delle situazioni che in qualche modo non le davano niente. E di conseguenza è una donna, come vi dicevo, con la papessa decisamente risoluta. Quindi è una persona che sa scegliere, anche a livello amicale. Potrebbe per esempio aver allontanato delle amicizie, come vi dicevo poco fa con il 5 di spade. Ma è una donna che non disdegna la solitudine, cioè è una donna che ama prendersi dei momenti per sé. Non dico che non abbia amicizie o che comunque non frequenti per esempio in qualche modo un gruppo di amici o locali o non esca a mangiarsi una pizza con le amiche, assolutamente no, però è comunque una donna tendenzialmente solitaria o che preferisce comunque ritagliarsi anche dei momenti per se stessa in cui lei possa stare con se stessa e leccarsi anche le ferite, perché l'otto di coppe ci parla di un passato sentimentale, appunto coppe, decisamente pesante che ha alle spalle questa donna. Quindi potrebbe essere una divorziata, una separata, o potrebbe comunque avere alle spalle inanellate una serie di storie, una peggio dell'altra. Quindi obiettivamente è una donna, vi ripeto, che preferisce piuttosto stare da sola, ma stare bene. Quindi l'otto di coppe ci parla proprio di una donna che, vi ripeto, aveva sì diverse opzioni oltre voi, aveva diverse opportunità, questo sì, però le ha tutte scartate, perché questa è una persona che sa scegliere. Vi ripeto, è una donna forte e risoluta. Ragazzi, è una papessa, Quindi obiettivamente sa scegliere, perché identifica immediatamente i pro e i contro di una situazione e anche sa guardare dietro la maschera. Quindi probabilmente tanti corteggiatori erano in realtà personaggi di dubbia moralità e lei ovviamente li ha allontanati. Allora, vediamo però il filo rosso, cosa vi lega questa donna. Allora, il novizio di bastoni rappresenta il cavaliere di bastoni in questo mazzo, quindi il cavaliere di bastoni rappresenta un fuoco incredibile, cioè tra di voi c'è un'attrazione fisica, ragazzi, che è allucinante. Quindi il vostro reale collante è sicuramente il cavallo di bastoni. Quindi un abbinamento chiaramente che riporta a livello anche metaforico ovviamente all'erotismo e comunque all'approccio fisico molto intenso. In realtà obiettivamente non c'è solo questo, perché ovviamente si parla anche di una grande complicità, di un fuoco interiore, quindi vi sentite comunque bene quando state insieme. Cioè questa donna riesce a ricaricarvi anche da un punto di vista mentale, pratico. Quindi per esempio quando state con lei in realtà state molto bene. Il problema poi è quando la lasciate, che ritornate nella vostra quotidianità.
che per carità può essere comunque evidentemente per voi un porto sicuro, perché obiettivamente non avete ancora effettuato una scelta, quindi non avete ancora lasciato la vostra compagna ufficiale, di conseguenza qualcosa vi legherà a questa donna, ma nonostante questo voi sapete che il vero sentimento, che comunque quello che vi fa sentire vivi, è lei. Cioè quello che vi fa battere il cuore, che vi riempie l'anima e anche il corpo, è lei, è il cavallo di bastoni. Il cavallo di bastoni però può rappresentare comunque anche degli incontri molto passionali che voi avete, ma sporadici, perché il cavallo si sposta ovviamente nel tempo e nello spazio, quindi molto probabilmente potreste non vedervi così frequentemente come voi vorreste, o comunque evidentemente potreste abitare lontani, per cui è necessario uno spostamento. Quindi il cavaliere di bastoni ci parla o comunque di una lontananza fisica, per esempio abitate lontani, oppure di una lontananza temporale, quindi non vi vedete così spesso come per esempio vorreste vedervi, oppure magari vi vedete ma non riuscite a stare soli, tra virgolette, come voi vorreste, ok? Quindi non avete molto tempo per potervi dedicare al soddisfacimento dei vostri piaceri, ok? Quindi è questo anche un problema obiettivamente tra di voi, ma effettivamente c'è una grande passione. Il cavallo di bastoni ci parla comunque di una storia che vuole andare avanti, sia da parte sua che da parte vostra, assolutamente sì. Una storia, vi ripeto, passionale, fatta anche, vi ripeto, di senso di possessività, quindi siete gelosi l'uno dell'altra e soprattutto avete voglia di vedervi presto, perché il cavaliere ci parla di tempi veloci, quindi molto probabilmente lei vorrà vedervi presto e voi vorrete vederla presto, ok? Ovviamente anche con un approccio fisico non indifferente, a mio avviso, perché ne avete veramente voglia e bisogno. Allora, vediamo un po' che cosa vi consigliano gli arcani. Il 3 di pentacoli. Allora, la collaborazione e l'aiuto da parte di terzi. Wow, interessante questo consiglio, ragazzi. Da un punto di vista pentacoli, quindi parliamo di denaro. Allora, dovreste evidentemente accettare o comunque chiedere proprio ex novo l'aiuto di una terza persona che o vi possa per esempio mettere in comunicazione con questa donna, garantendovi comunque un incontro o delle comunicazioni più frequenti, oppure avreste bisogno in realtà in questo momento di rimpinguare un po', diciamo, il vostro conto bancario o comunque di sentirvi più sicuri e tranquilli da un punto di vista economico-finanziario in modo da potervi dedicare con maggior serenità ad una eventuale scelta, perché il 3 di pentacoli ci parla di una collaborazione tra una o due persone o tre persone volte ad uno stesso obiettivo, ok? L'obiettivo è ovviamente dato dalla coppia, perché il 3 di pentacoli è ovviamente una carta successiva rispetto al 2 di pentacoli, che è una carta che ci parla appunto di una dualità, ed è una carta precedente rispetto al 4 di pentacoli, che ci parla appunto di un rapporto stabile. Quindi per creare un rapporto stabile con questa donna, dicono gli arcani, è necessario farsi aiutare da qualcuno. Potrebbero essere anche parenti piuttosto che amici, comunque qualcuno che in qualche modo vi possa far sentire economicamente, diciamo, più sicuri di voi, ok? In modo quindi da in qualche modo poter prendere una decisione più sicura, più netta e quindi effettuare una scelta per vivere appunto un rapporto stabile con questa donna, o comunque non necessariamente per effettuare una scelta, ma per poterla vedere e sentire di più. Quindi qui c'è la necessità di chiedere l'aiuto di una terza persona, quindi fidarsi e affidarsi ovviamente ad una persona amichevole, discreta, ovviamente di cui voi avete piena fiducia. Parliamo di pentacoli, quindi potrebbe essere nel caso in cui voi abbiate bisogno di un aiuto dal punto di vista finanziario, per esempio appunto qualcuno che lavora in una banca piuttosto che chiedere un prestito, piuttosto che un assicuratore, ok?
oppure comunque chiedere l'aiuto di un amico, perché i pentacoli rappresentano generalmente l'amicizia, nel caso in cui per esempio abbiate bisogno di un ponte comunicativo con questa donna. Ok? Perché qui c'è proprio la necessità di usufruire appunto di una sorta di ponte tra voi e lei. Quindi o da un punto di vista strettamente finanziario, perché evidentemente il motivo per cui non avete ancora scelto è legato soprattutto a questo, evidentemente, oppure perché avete delle difficoltà pratiche in questo momento per cui avreste bisogno in qualche modo di un amico che vi faccia da terza persona e che vi possa mettere in comunicazione. Però attenzione ragazzi, qualcuno di cui fidarsi. Scegliete bene questa persona. Ovviamente questa è la posizione del presente. In tarologia il presente può rappresentare non soltanto il presente tout court, ma comunque anche un passato ovviamente più recente e un futuro ovviamente più prossimo. Quindi potrebbe essere che voi abbiate avuto bisogno già di un aiuto oppure che voi ne avrete bisogno, Quindi cercate di fare attenzione e scegliere la persona giusta, perché avrete bisogno di qualcuno, evidentemente, nel rapporto con questa donna. A mio avviso però è un discorso maggiormente inerente al denaro, quindi cercate di dare un'occhiata effettivamente più approfondita alle vostre finanze per riuscire a programmare al meglio il vostro futuro, perché è ora evidentemente di effettuare una scelta. È una carta di grado 3 che ci parla quindi di 3 persone. Quindi questa situazione con 2 donne andrebbe evidentemente risolta. Questo ovviamente è il consiglio degli arcani. Ok? Vediamo il futuro tra voi e questa donna. Allora, qui abbiamo il diavolo, perfetto. Allora, sicuramente vi vedrete. Ci sarà sicuramente, mamma mia, un incontro che più piccante non si può. Cosa vi ho detto con il cavaliere, il cavallo di bastoni? Allora, qui obiettivamente ci sarà sicuramente un incontro. Vi ripeto, sarà un incontro molto importante. Un incontro effettivamente dove verrà fuori tutta la passione, l'erotismo, il nucleo centrale del vostro legame, cioè sentirete in tutti i sensi la presenza di questa donna al vostro fianco. Attenzione però ragazzi, perché il diavolo si parla sicuramente di un incontro che avverrà in piena forma fisica, con una energia sessuale traboccante, anzi direi straripante, in cui appunto verrà messo sul piatto proprio tutto il vostro magnetismo, ok? Tutto il carisma che l'uno esercita sull'altra. Però attenzione perché il diavolo rappresenta generalmente l'azzardo e il rischio. Quindi l'agire con grande coraggio e audacia, per carità, per diciamo soddisfare una grande passione, perché tra di voi c'è un magnetismo, un'attrazione, un istinto che vi porta questa donna fuori dal comune, quindi voi agirete con volontà intensa, ma attenzione, perché si parla comunque di una situazione rischiosa, di un azzardo, cioè il diavolo ci parla di un evento inatteso, di un'occasione che voi evidentemente afferrerete al volo per riuscire a vedere questa donna o a sentirla, per realizzare quelli che poi obiettivamente sono i vostri desideri, ma questo potrebbe causare comunque una sorta di sconvolgimento nella vostra vita, perché il diavolo rappresenta sempre comunque un qualcosa che potrebbe venire allo scoperto. Ok? Quindi attenzione, perché sicuramente voi sarete stanchi di aspettare, avete voglia quindi di incontrare questa donna, di averla, ci sarà una forza fisica traboccante, ma attenzione a non sottovalutare i pericoli e le insidie. Perché si potrebbe in qualche modo in questa situazione rischiare
di essere beccati o dalla vostra compagna o da qualche altra persona. Ecco perché a questo punto il consiglio del 3 di Pentacoli. Ora capisco, perché chiaramente chi mi segue da tempo lo sa che ovviamente questa posizione è fondamentale per capire anche il risultato della stesa, perché il consiglio degli arcani non vi viene mai dato a caso. Ecco perché vi è stato consigliato: fate attenzione, chiedete l'aiuto a una terza persona, perché evidentemente voi vorrete magari agire da soli, ma questo potrebbe provocare comunque del rischio, ok? Che potrebbe provocare dei mutamenti molto bruschi nell'ambito della vostra situazione. Però purtroppo qui, dal vostro punto di vista, il gioco varrà la candela, perché ovviamente voi oserete tanto, perché arriverete ad un punto in cui non ce la farete più. Però ovviamente più si osa, più il rischio è forte. Voi però non vi dilungherete troppo in valutazioni di ordine morale, cioè voi volete questa donna e ovviamente a seguito di questo fortissimo desiderio, a lungo tra l'altro coltivato, perché il diavolo parla anche di tempi lunghi, quindi evidentemente è da tanto che magari non vi vedete, che è chiaro che pur di ottenere questa situazione voi arriverete anche a compiere, vi ripeto, degli atti o troppo rischiosi o comunque obiettivamente privi di molta moralità. È chiaro che voi avrete volontà di ferro, perché secondo me questa donna vi fa impazzire. Ed è chiaro che sarà il movente ideale per potersi muovere. Però attenzione, perché questa grande passionalità potrebbe portare a un colpo di testa. Quindi è chiaro che questo colpo di testa voi lo farete perché stanchi di questa situazione, perché vorrete liberarvi da delle catene. Il diavolo rappresenta comunque delle persone in catena. Quindi molto probabilmente in questo periodo siete riusciti a vedervi poco, perché magari c'era ed è molto presente appunto la presenza della vostra compagna ufficiale. Questa situazione evidentemente diventerà molto pesante per voi, per cui agirete in maniera audace, temeraria, disprezzando quasi il pericolo, senza paura. Ma poi attenzione, perché potreste correre dei rischi. Però vi ripeto, ci saranno degli incontri assolutamente esaltanti, ovviamente come rapporti extraconiugali, che saranno veramente intensissimi, fondati unicamente, almeno per ora, su un grande desiderio fisico, sull'erotismo, fascino, passione, addirittura al di là, una sessualità addirittura al di là degli schemi comuni. Quindi in realtà questa situazione porterà sicuramente ad una vostra riflessione profonda, perché il diavolo comporta comunque anche un guardarsi dentro. Per cui molto probabilmente inizierete a riflettere, questo effettivamente in futuro, sul liberarvi da questo legame che ormai obiettivamente, il vostro legame ufficiale, ormai diventa indesiderato e che fino ad ora non avete avuto, diciamo, il coraggio di troncare. Arriverà questo momento, ragazzi, perché sarete veramente stanchi. Evidentemente perché chiaramente desiderate troppo questa donna. Perché evidentemente è da tanto che in qualche modo non la vedete o che avete voglia di lei. Ovviamente attenzione ragazzi, se non volete che comunque ci sia uno sconvolgimento eccessivamente importante, cercate l'aiuto di una terza persona. Per quanto riguarda le tempistiche del diavolo sono comunque tempistiche non velocissime, perché generalmente gli eventi, diciamo, previsti possono avverarsi tra 2, massimo 3 mesi, ma hanno un'influenza molto lunga nel tempo. Ecco perché vi dicevo, sì, sicuramente con questa donna ci saranno altri incontri, sì, sicuramente la vedrete, perché più che notizie
il diavolo ci parla proprio di incontri, quindi sicuramente avrete modo di vedere questa donna, vi vedrete ovviamente sempre in maniera nascosta, perché il diavolo ci parla comunque in realtà di un'oscurità, in realtà un'oscurità totale, ok? Quindi a differenza della luna che invece è un'oscurità parziale, qui c'è proprio un'oscurità totale, quindi vi vedrete comunque di nascosto, ma ovviamente vi vedrete perché ci sarà un qualcosa che vi spingerà, una dipendenza quasi, cioè il vostro è veramente un legame inscindibile, come pensa anche lei. Cioè è un attaccamento il vostro che effettivamente è inscindibile, basato molto proprio tanto sull'aspetto erotico, ma obiettivamente ci sarà talmente tanta passione che vi porterà veramente a voler liberarvi da queste catene soffocanti portate proprio dalla vostra condizione. E quindi è come se voi andrete ad agire con mezzi non proprio leciti, pur di ottenere qualcosa. Andrete a vivere delle situazioni proibite e anche pericolose, quindi attenzione ad essere scoperti, perché potrebbe provocare dei litigi abbastanza accesi. Però vi ripeto, le tempistiche vanno grosso modo entro i 2-3 mesi, ma hanno sicuramente un risultato che può andare oltre i 5-6 mesi. Quindi attenzione, perché questa situazione andrà inevitabilmente a cambiare. Che cosa vi ho detto prima? Gli arcani maggiori hanno un peso enorme rispetto agli arcani minori. Guardate, una stesa che si è aperta con un arcano maggiore si chiude con un arcano maggiore. Quindi questa storia è ovviamente una storia karmica, quella con questa donna, e porterà sicuramente ad un cambiamento, perché il diavolo rappresenta un cambiamento enorme. Voluto però in questo caso, non subito, come per esempio nel caso della morte o della torre. Nel caso del diavolo è un cambiamento voluto che in qualche modo voi andrete a provocare con il vostro comportamento, ok? E un periodo assolutamente, diciamo, propizio per questo cambiamento è proprio il periodo autunnale, proprio perché vi dicevo che obiettivamente adesso siamo praticamente nel mese di agosto, quindi 2-3 mesetti, grosso modo parliamo dei mesi in effetti autunnali, perché il diavolo si rifà proprio a quel periodo e generalmente al segno zodiacale dello Scorpione e del Capricorno. Quindi sicuramente agirete in virtù proprio di una grande passione che porterà a dei grandi cambiamenti nell'ambito di questo rapporto. Quindi obiettivamente ragazzi aspettatevi sicuramente dei mesi molto impegnativi tra voi e questa donna, saranno dei mesi impegnativi ma anche molto belli, perché comunque vi ripeto il diavolo ci parla comunque di una sessualità intensa, ben vissuta, di una grande passione che ovviamente non ha nessuna intenzione di venir meno, anzi diventerà ancora più forte sino al punto da arrivare evidentemente a far prendere a voi una decisione netta. Quindi obiettivamente sicuramente qui si passerà veramente da una condizione di attesa ad un'altra, però questa donna sicuramente c'è per voi, vi vuole come vi ha sempre obiettivamente voluto, perché è una donna molto risoluta, che godrà ovviamente molto piacevolmente della vostra presenza. Di conseguenza, buoni incontri.